Giappone, 1633, periodo Edo nel XVII secolo. Il paese del sollevante è in piena e severa politica di isolamento, la Sakoku, iniziata con l'editto dello shogun Tokugawa Iemitsu nel 1641. Le relazioni con l'estero e il commercio sono estremamente limitati. Senza un permesso scritto, l'ingresso nel paese è tassativamente vietato. Agli stranieri e ai giapponesi è proibito andarsene, pena la morte. Dovremo aspettare fino all'8 luglio 1853, quando il commodoro Matthew Perry della Marina statunitense entrerà con le sue 4 navi da guerra nella baia di Uraga, l'attuale città di Yosuka, e imporrà al Giappone un nuovo periodo di apertura commerciale con l'estero e sancirà la fine di oltre 2 secoli di autarchia. Si dice addirittura che l'episodio delle navi nere, come vennero chiamate dai giapponesi, abbia causato la morte dello shogun di allora Tokugawa Ieyoshi, che non avrebbe retto la minaccia che queste imbarcazioni a vapore rappresentavano per l'intera nazione. Ma torniamo a 200 anni prima, in cui c'era un'usanza molto diffusa: prendersi un attimo di raccoglimento per mettere like al video ed iscriversi al canale per ritrovare il vostro io interiore. Io sono Yojimbo e oggi su YK Show analizziamo il primo episodio di Blue Eye Samurai. Essendo il paese chiuso al mondo esterno, gli abitanti del Giappone non vedevano spesso un volto che non fosse asiatico, fatta eccezione per i rari casi di commercio illegale. La protagonista di questa storia è Mizu, il cui nome in giapponese si traduce come acqua, ed è un maestro di spada di etnia mista, cioè figlio di un occidentale e di una donna giapponese. Una figura dai tratti somatici asciutti, dal corpo longilineo e androgino, che le permette di spacciarsi per un uomo. Il diavolo bianco dagli occhi azzurri è un personaggio splendido, solitario, senza pietà ed egocentrico, ed è il risultato della violenza che ha dovuto subire. Segue una stretta filosofia di negazione del dolore e, sapendo che al momento della sua nascita in Giappone c'erano solo 4 uomini bianchi, decide di dare loro la caccia perché uno di questi potrebbe essere suo padre. Il suo obiettivo è sterminarli tutti per averle dato l'aspetto di una creatura della vergogna. Votandosi alla vendetta, Mizu, per poter svolgere la sua missione, non essendo un percorso praticabile per una donna dell'epoca, perché se eri femmina o venivi data in moglie a qualcuno o diventavi una prostituta, occulta il suo sesso e i suoi occhi azzurri vestendosi da uomo. Ne approfitto per dire che mi riferirò a lei al femminile perché potrebbe sembrare una persona non binaria, ma è una donna che si muove camuffata in un mondo di uomini un po' come Mulan. Gli autori hanno quindi volutamente usato dei termini neutri inizialmente, ma perché volevano creare questa ambiguità e farti scoprire solo alla fine dell'episodio che non si tratta di un ragazzo. Nella serie creata da Humber Noizumi e Michael Green, che non sembra né un anime né una classica opera di animazione, ma che risulta paradossalmente molto più simile a un live action, abbiamo una fotografia di quanto nel paese del sollevante le persone cosiddette meticce fossero fortemente odiate e discriminate perché ritenute non di sangue puro. È una storia brutale che tocca tantissimi temi: il razzismo, l'emancipazione, l'automiglioramento, il fato e l'età coloniale. Attraverso i suoi sublimi duelli coreografici riesce a riportarci alla mente opere come Kill Bill o del filone Jidaigeki, Memorie di una geisha, i film di Kurosawa o diversi anime come Kenshin Samurai Vagabondo. Nel passato di Mizu osserviamo che, oltre a indossare una maschera per nascondere i suoi occhi che la faceva assomigliare incredibilmente a Joker di Persona 5, apprendiamo quanto abbia imparato presto a lottare fin dalla tenera età, poiché costretta a difendersi dal pesante bullismo di un gruppo di bambini. Ricordiamoci questo ragazzino in particolare perché dopo ci servirà. Venne salvata dalla caduta di un meteorite che, precipitando, spaventò i marmocchi e la portò a conoscere Eiji, un fabbricante di spade cieco intenzionato a trasformare la roccia caduta dal cielo in una spada, che in futuro sarà brandita proprio da Mizu. La bambina venne quindi accettata dal maestro come apprendista e imparò non solo a lavorare il metallo, ma anche a maneggiare la katana, focalizzandosi sul suo obiettivo. Ritorniamo al tempo presente e vediamo la samurai con gli occhiali e un cappello entrare in un negozio di noodle. La spadaccina ordina del cibo da un cameriere senza mani di nome Ringo, che è anche il figlio del proprietario del negozio. Quando il grosso ragazzo rovescia per errore una porzione di pasta addosso ad Hachiman, un commerciante di carne seduto con 2 donne che ha recentemente comprato, lui si arrabbia e lo minaccia con una pistola. A questo punto Mizu interviene. La samurai, vedendo che l'oggetto è di fattura europea, gli chiede chi gliel'ha venduta. Quando l'uomo si rifiuta di rispondere, usa un coltello per tagliargli le dita. Dopo questo, Hachiman confessa che è stato un uomo di nome Eiji Shindo a vendergliela. Prima che la samurai se ne vada, il commerciante vede i suoi occhi azzurri e la chiama Onryo. Ma che cosa significa questo termine? L'Onryo è un fantasma vendicativo del folklore giapponese.
Sono degli spiriti vittima, principalmente rappresentati come femmine nel teatro kabuki. Deboli e sofferenti in vita a causa del proprio compagno o marito, nella morte diventano degli spiriti enormemente potenti in cerca di riscatto. Due stereotipi molto famosi di questo fantasma sono ad esempio Sadaku Yamamura della versione originale di The Ring, Ringu, oppure Kayako Saeki della saga di Ju-On, meglio conosciuta come The Grudge. Il ragazzone è impressionato dalle abilità di combattimento della samurai e la segue, implorando di diventare il suo apprendista. Lei lo rifiuta e lo lascia legato ad un albero. La spadaccina si imbatte quindi in un vecchio tempio dove ringrazia gli dei e li prega di continuare a guidare i suoi passi sul suo sentiero di vendetta. Chiede loro anche di prendersi cura del suo maestro Eiji di cui parlavamo prima. Successivamente Mizu arriva a Kyoto e si mette in fila con le altre persone che devono entrare in città. Non avendo un permesso di viaggio, la samurai corrompe la guardia con qualche moneta. All'interno della città cerca il dojo di Shindo e chiede indicazioni ad alcuni membri che vi appartengono. La prendono in giro e la indirizzano invece ad un bordello. Qui la spadaccina paga a Ringo, che non sappiamo come abbia fatto a liberarsi da quell'albero, visto che non ha le mani, 3 notti con le prostitute come escamotage per liberarsi di lui e riceve delle indicazioni, vere questa volta, per il dojo di Shindo. Durante il suo viaggio abbiamo la prima apparizione della principessa Akemi all'interno della sua portantina. La nobile, insieme a un vecchio consigliere di nome Seki, va a trovare suo padre che è un signore dei nuovi ricchi. Vuole farla sposare con un altro ricco signore, ma Akemi vuole sposare un uomo di sua scelta. Affermando di voler rimanere vicino a suo padre, lo convince a considerare Taigen, un talentuoso samurai del dojo che Mizu sta cercando. La samurai dagli occhi azzurri raggiunge il dojo e afferma di avere un messaggio da consegnare al leader. Le viene detto che il maestro non incontra i messaggeri, perciò prima chiede di essere sfamata secondo la corretta etichetta che sono tenuti a seguire, ma viene comunque trattata con disprezzo. In un nuovo flashback vediamo nuovamente Mizu che lavora a fianco del fabbricante di spade. Egli le insegna che per costruire una katana serve anche un po' di impurità per rendere perfetto il metallo. La bambina realizza da sola un coltello da cucina. Anni dopo la vediamo cresciuta, ma Eiji non è ancora riuscito a utilizzare il metallo contenuto nel meteorite. Una notte l'anziano la sorprende ad esercitarsi e lei confessa che vuole diventare un'abile spadaccina. Essendo di etnia mista, gli rivela di aver fatto voto di uccidere l'uomo che l'ha messa al mondo. Il fabbricante di spade ribadisce tramite l'analogia della creazione della katana che l'acciaio più forte è una miscela di metallo morbido e duro, puro e impuro, metafora molto calzante e poetica della situazione di Mizu. In poche parole significa che sono proprio i piccoli difetti a dare forma alla nostra personalità. Tornando alla giovane samurai, avrà il permesso di allenarsi di notte, osservando ed imparando dagli altri maestri di spada. Ritornando al presente, la ragazza si rifiuta di andarsene dal dojo e viene quindi attaccata dai membri. Li batte tutti con la sola spada d'allenamento, ridicolizzando la loro tecnica di combattimento, lo Shindo Ryu. Quando nessuno riesce ad avere la meglio su di lei, viene chiamato Taigen, collegamento con la trama di Akemi. E qui abbiamo anche un piccolo colpo di scena. Vi ricordate il bimbetto a capo dei bulli? Mizu lo riconosce perché era lui. In questa magnifica sequenza di battaglia la samurai sembra avere la peggio, ma poi rimuove i pesi metallici che si era agganciata alle braccia e alle gambe, rivelandosi molto più veloce. Questa è una palese citazione al personaggio di Rock Lee, che fa la stessa cosa durante lo scontro con Gaara all'esame dei Chunin di Naruto. Taigen viene abbattuto ed umiliato, la samurai infatti gli taglia lo shingon disonorandolo. A questo punto giunge finalmente il maestro del dojo e racconta a Mizu che suo fratello si trova nella fortezza dell'isola di Tanabe, protetto dal clan Genko. Neanche a dirlo lo informerà subito di aver rivelato la sua posizione ed egli invierà sulle tracce di Mizu un gruppo di feroci guerrieri, chiamati le Quattro Zanne. Nel mentre riaffiorano ancora i ricordi nei quali dice al maestro Eiji che partirà per la sua missione, nonostante lui le dica di aspettare. Mizu inizia quasi a rivelargli il segreto che in realtà è una donna, ma senza che possa finire sottintendiamo che il maestro lo sapesse già. Di nuovo nel presente, Mizu sta ricucendo la sua ferita del duello quando sente un rumore e salta fuori dall'acqua a spada sguainata, completamente nuda, e si trova davanti Ringo che ora conosce il suo segreto, ma da fedele apprendista lo manterrà. Abbiamo apprezzato particolarmente tra le varie scelte di quest'opera anche la decisione di mostrare tantissime scene di nudo integrale anche senza censura, che facevano parte alla fine della quotidianità dell'epoca in certi contesti. Tranne noi che dovremmo censurare qua per evitare problemi, vero caro YouTube?
In questa serie per adulti il corpo ci viene presentato varie volte con estrema naturalezza senza nessun tipo di imbarazzo. Oltre a questo, una delle cose più incredibili è l'eccezionale stile di disegno e di animazione, che se notate crea una giusta mescolanza di tridimensionalità e bidimensionalità davvero sublime. In aggiunta a questo troviamo anche una straordinaria fluidità delle animazioni che per una serie basata sui combattimenti coreografici e le scene d'azione è fondamentale. Blue Eye Samurai è una serie violenta, cruda, spietata e senza cuore, ed è questo il suo bello. Nell'avventura di Mizu, che è un'antieroina a tutto tondo, troviamo un viaggio completamente privo dei classici sentimenti positivi. Abbiamo un Giappone del periodo Edo ricostruito nei minimi particolari, con una cura maniacale per tutti i vestiti, gli edifici, gli oggetti, le capigliature, che ti fanno capire addirittura a quale classe sociale appartiene un personaggio. Mamma mia, che bello! La storia incentrata su vendetta, onore e potere ti conquista sì con la sua spietatezza, ma anche con la sua narrativa super studiata, e si vede. Tra l'altro è anche una delle serie che fa un uso davvero ottimo dei flashback e che si può considerare a tutti gli effetti un thriller ben riuscito. Una serie sfornata da Netflix a nostro giudizio personale quasi perfetta, di una qualità che non si vedeva se non dall'uscita di Arcane. Una storia epica e fantastica che non devia mai da quello che è il punto focale della storia, cioè Mizu. Se proprio volessimo trovare qualche piccolo difetto, una cosa un po' strana che abbiamo notato è che spesso la protagonista, ovunque vada, anche se potrebbe essere in ogni parte del Giappone, viene trovata, porca miseria, sempre in 2 secondi, come se avesse addosso un GPS. Però questo non rappresenta nulla di grave e resta a mani basse una delle migliori serie di animazioni uscite quest'anno su Netflix. E voi avete già visto Blue Eye Samurai? Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere magari altre analisi dei successivi episodi? Non dimenticatevi di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.